Ciao a tutti, io sono Ombretta della Creativa Impertinente e oggi vi voglio mostrare un tutorial di decorazioni natalizie da realizzare con strumenti di riciclo come appunto i rotoli della carta igienica. Quelle che vedete qui sul piano sono le stelline che ho realizzato io in diversi modi. Questo progetto è sicuramente per appunto gli adulti come me, ma soprattutto ho anche pensato per fare dei lavoretti di Natale anche con i bambini e per i bambini. I bambini possono farlo da solo o possono farlo anche in compagnia. Mi piacerebbe che l'unione di più generazioni appunto creasse qualche decorazione natalizia proprio per festeggiare insieme il Natale. Sicuramente utilizzeremo del materiale di riciclo come appunto i rotoli di cartone, quelli interni ai rotoli di carta igienica, poi della colla. Io ho questa qui, diciamo che è un attaccatutto universale, ma potete utilizzare tranquillamente una colla come una colla vinilica, appunto come il Vinavil, delle carte in più per fare delle decorazioni. Vedete, ci sono alcune stelline che sono ricoperte come queste. E poi per esempio io ho utilizzato della corda o del nastro, e in più per abbellire vedete che questi interni possiamo ritagliarli a mano oppure possiamo utilizzare delle piccole fustelline. In alcuni casi vedete che ho utilizzato anche delle perline. Cominciamo con il nostro tutorial. Dimenticavo di dirvi che per alcuni di questi, vedete per esempio in questo esempio ho utilizzato anche una carta. Questa è una carta da grammatura 90 per lo scrapbooking, bastano anche dei ritagli, quindi potete utilizzare questo tipo di carta per ricoprire il rotolo di carta igienica. Sarebbe meglio utilizzare appunto o la carta, il cartoncino così di sostegno e ricoperto con la carta semplice da 90 grammi, da 100 grammi, da 110 grammi, oppure un cartoncino colorato ma di una grammatura superiore. Noi oggi faremo una semplicissima, vi farò vedere la più semplice con la base assolutamente di cartone riciclato e solo qualche decorazione aggiuntiva con appunto il nastrino nella parte superiore, e l'altra ve la farò vedere con dei tagli aggiuntivi e ricoperta con la carta, quindi vedremo i due tipi. Prendiamo un rotolo di carta, lo pigiamo e quindi lo schiacciamo. Bene, a questo punto dovremmo tagliare delle strisce di cartoncino all'incirca di 2 cm. Io faccio ad occhio, devo dire, però se voi volete potete misurare 2 cm qui, insomma, e andando avanti sia da questa parte che dall'altra, e quindi tagliare. Sulle 3 strisce andate praticamente a ritagliare dei triangoli in maniera tale però che rimangano comunque, diciamo, dei pezzettini collegati. Inseriremo queste fascette una dentro l'altra. Io metto un po' di colla fronte e retro e poi inserisco le fascette l'una dentro l'altra di incastro in maniera tale che una risulti un po' più diagonale rispetto all'altra, e cerco di farle asciugare, quindi premerò anche per farlo asciugare in maniera tale che tutta la colla aderisca bene e si asciughi. Ora in questo caso devo aspettare qualche secondo, non è proprio istantanea. Nel frattempo faccio la stessa cosa con l'altro, quindi verserò della colla su un lato e sull'altro, inserisco all'interno e la faccio combaciare perfettamente in modo proprio da creare una stellina, per cui pigio un po' e lascio asciugare. Per decorare la nostra stellina praticamente possiamo utilizzare, vedete, basta anche un pezzettino di queste carte già stampate. Per esempio potremmo prendere uno di questi fiocchi di neve, semplicemente ritagliarlo e praticamente attaccarlo all'interno. Vedete che già così è carina, quindi si possono utilizzare tanti metodi. Oppure per esempio mettiamo la fustella e facciamo una stellina.
possiamo andare ad attaccare le nostre decorazioni. Adesso lasciamo asciugare e poi andiamo a mettere un cordoncino. Per rifinire ulteriormente io ho tagliato un nastrino di 20 cm all'incirca. Io appunto lo faccio passare in uno di questi spigoli all'interno, unisco le due parti e ci faccio semplicemente un nodino. Allora l'altra invece utilizza sempre il cartoncino, lo schiacciamo ben bene. Prima di andarlo a tagliare lo rivestiamo con la carta, quindi potete semplicemente prendere anche delle misure oppure semplicemente attaccarlo girandolo appunto sulla carta. Per esempio questo pezzetto già mi sarà molto utile. Io faccio così, praticamente ci metto, vado molto ad occhio, poi se volete lo potete provare una volta, prendere le misure e ritagliarvi appunto la carta come volete voi. Allora io ci metto un po' di colla e vedete che io praticamente, visto che l'ho attaccata e visto che l'ho fatta aderire bene, ho già capito più o meno come sarà no, la lunghezza di questo cartoncino, quindi lo vado direttamente a ritagliare. Poi passo altra colla qui, faccio rotolare e praticamente quindi faccio aderire bene anche il retro del nostro cartoncino. Dopodiché passerò un po' di colla su questo lato e chiuderò questa letta che è rimasta appunto sul lato. Quindi adesso la devo far asciugare bene. Vado a ritagliare delle striscioline da 2 cm circa. Vado a togliere sempre i triangolini, cioè quello che abbiamo visto prima, quindi faremo la stessa identica cosa. Allora, arrivato a questo punto, facciamo un ulteriore taglio. Sul lato lungo, praticamente delle nostre barrette, andiamo a tagliare in obliquo. In poche parole, togliamo un triangolino verso l'interno, un taglio e poi un taglietto verso l'esterno. Andare a fare lo stesso lavoro dell'altra con l'incastro e la colla. Vedete che mettiamo colla sopra e sotto e lo andiamo ad incastrare nell'altro elemento in obliquo, in maniera tale che nell'altra parte obliqua potremo andare a mettere questo. Piggia un attimo. Qualora vi dovesse rimanere troppo schiacciato, potete inserirci, adesso non ce l'ho, ma potete inserirci una penna per ridare il volume. Spingete un pochino con una Bic e potete ridare il volume. Io mi sono tagliata di nuovo un'altra stellina per decorarla ulteriormente. Per inserire il nastrino io ho tagliato, vedete, da quello spago che è molto fino, ho tagliato 4 pezzetti lunghi all'incirca un 30 cm, però anche questo dipende da voi, da quello che dovete fare. Poi adesso io li ho tagliati, ma probabilmente li ridurrò dopo alla fine, quindi regolatevi in base a cosa dovete fare con queste decorazioni, dove le dovete appendere, questo qui. Io vi ho dato giusto un riferimento. Innanzitutto facciamo un nodo qui, lasciamo appunto un po' di spazio per poterle appendere e all'incirca, ecco, dopo 6-7 cm ne facciamo un altro. Vedete che i restanti li dovrò sicuramente tagliare. Ho fatto comunque una decorazione con parecchio spazio, insomma, per appenderla, quindi anche se per esempio lo vogliamo mettere sull'albero di Natale e il ramo è abbastanza corposo, qui ci va tranquillamente. Noi quindi abbiamo realizzato oggi insieme questi due. Vi faccio rivedere gli altri. Ecco, questo semplice con solamente le perline in fondo. Qui vedete avevo messo lo spago con le perline inserite. Allora, se vi è piaciuto questo tutorial
io vi chiedo di aiutarmi a far crescere il canale, mettete un mi piace, iscrivetevi così verrete avvisati ad ogni nuovo video. Vi saluto, vi abbraccio forte. Ciao, ciao!